Eccoci qui. Come avevo promesso, faccio un piccolo esempio di un trattamento con la macchina radionica, che è uno dei tanti usi che si possono fare con questa macchina, ed è soprattutto un esempio che tratto proprio dal perché è nata questa macchina. Intendo la macchina fisica. Quando l'avevo creata principalmente per riuscire a trattare dei casi con la radiestesia multidimensionale russa, quella della Puchko per intenderci. Io avevo iniziato a tradurmi i suoi libri e iniziato anche a utilizzare un po' quel tipo di radiestesia, ma trovavo veramente difficile, lungo soprattutto, più che difficile, veramente lungo, fare dei trattamenti, per cui ho avuto questa esigenza, è venuta fuori questa macchina e secondo me ci è riuscita alla grande. Ad ogni modo, cercheremo di trattare in questo esempio un caso di causa profonda, che è quello dei peccati karmici, ad esempio. È un esempio, potrebbe essere qualsiasi cosa. Non farò un test vero, anche perché utilizzo testimoni finti, ma è solo per capirci, anche perché devo essere forzatamente breve in questo caso. E quindi io qui metto la mia immagine della persona che voglio trattare, mettiamo lei ad esempio, scrivo il mio intento, che in questo caso mettiamo, semplificando, per esempio. Ecco, questo è proprio giusto per semplificare. Questo è il mio intento. Dopodiché, qui in questa menu che si chiama hamburger, menu hamburger appunto perché ci sono questi tre strati, trovate tutta una serie di ventagli, tutta una serie di ventagli che sono poi i rimedi, di tutti i rimedi che sono disponibili con la macchina radionica. E, ad esempio in scelta rimedi, già con il pendolo possiamo trovare quali rimedi ci servono per risolvere, per trattare appunto quel peccato karmico. Facciamo finta che ci esca un nome di Dio. Facciamo finta. E quindi andiamo nei 72 nomi di Dio e scegliamo quanti e quali nomi di Dio ci servono. Per esempio mi è uscito adesso a mente 58, facendo finta che l'ho trovato col pendolo. Quindi io a questo punto ho trovato il rimedio, ho trovato il numero del rimedio, mi prendo l'albero della vita, ne ho una versione così, e mi cerco, questi sono tutti i fogli che vi potete stampare, mi cerco in quale sefira va messo il rimedio dei 72 nomi. Mi esce, per esempio, sto molto semplificando, mi esce Yesod, per esempio. Allora io qui vado, qui clicco sulla sefira, scusate, clicco su seleziona rimedio, rimedi cabalistici, 72 nomi di Dio, avevo scelto la 58, il 58 è questo, con la MED, e me lo trascino col mouse qui dentro. Dopodiché mi esce, nella scelta rimedi, mi esce ad esempio delle note musicali. Allora io vado a prendere il ventaglio delle note musicali, eccolo qua, e mi esce ad esempio, mi esce Si e Sol, sempre col pendolo.
A questo punto io cerco nel mio albero della vita in quali sefirot va il Si, in quali va il Sol. Ad esempio esce che il Si va piuttosto in Od e il Sol va in Cesod. Proviamo. Si e Sol. Quindi vado nella mia macchina cabalistica, note musicali, abbiamo il mio Si e lo metto qua, e poi abbiamo il Sol che metterò, abbiamo detto, se non sbaglio, qui. Adesso non mi ricordo più, credo qui. E dopodiché posso decidere che questi rimedi abbiano una sorta di iluzione. Io ho trovato che sia questa, l'accendo e testo la percentuale per quanto riguarda il peccato karmico e poi lo testo anche dopo. Nel frattempo io radiestesicamente cerco quanto tempo deve stare. In genere questi tipi di trattamenti personalmente, ma voi avete un'altra sensibilità, mi viene quasi sempre 30 minuti, 35 minuti, mai di meno. Mi dura sempre un bel po'. È da testare. Facciamo finta che mi dice 35 minuti. Io posso salvare questo trattamento nel caso, come sapete, nel caso dovessi rifarlo, ma in genere sono one shot, cioè una volta eliminato il peccato, o quantomeno l'energia, ovviamente non eliminate il peccato, eliminate l'energia. E faccio broadcast. E c'è da dire anche che in questi casi si usano spesso delle preghiere, quindi voi cliccando su una sefira ricordatevi che potete sempre scegliere un'immagine che avete voi di un vostro rimedio o l'immagine di una preghiera. Io qui metto a disposizione la Bibbia, in italiano, in inglese, ma anche in ebraico, e ciò non toglie che metterò più avanti delle preghiere. Io devo stare sempre molto attenta a cosa metto, devono essere cose pubblicabili, per cui io utilizzo spesso quelle dell'Abbe Giulio che però non posso mettere, e quindi vi invito casomai a cercare le vostre preghiere particolari di guarigione e utilizzare quelle. Basta che il testo sia sotto immagine e voi lo caricate dove volete. Quindi a questo punto io faccio broadcast e lui parte. Sono passati 35 minuti e il trattamento si è chiuso. Io testo di nuovo il livello energetico di quel peccato. Ovviamente proseguo per eliminare tutte le cause profonde della malattia, e dopodiché potete continuare con i vostri trattamenti per curare di più la malattia con questa macchina. In genere io la utilizzo per cause esoteriche, è molto raro che la utilizzi direttamente per le malattie, per quello utilizzo le macchine radioniche. E ne approfitto qui giusto per farvi vedere appunto questa parte qui di tutti i ventagli. Ci sono proprio tutti i ventagli di tutti i rimedi che utilizzo più l'albero della vita. Inoltre nell'help trovate delle informazioni per quanto riguarda alcuni rimedi in particolare, poi aggiungerò gli altri. C'è il manuale, ci sono le domande più tipiche che si possono fare per questo software, e dopodiché ci sono anche questi mini guide, per esempio i simboli astronomici che ho aggiunto, che sono fondamentalmente quelli planetari, e altri che hanno un grifo particolare e che vengono usati. Io utilizzo molto i simboli.
E qui di ognuno ti dice più o meno anche, non solo dal punto di vista mitologico, che cos'è in effetti che questo astro planetario o con un astro in generale, e la parola chiave che è legata tradizionalmente a questi oggetti e che trovate ovviamente fra i rimedi. C'è anche in inglese e ce ne sono altri, per esempio gli animali alchemici, piuttosto che i 79 nomi di Dio. C'è un po' di storia e poi c'è tutta la tabella, come si integra nello strumento, come si usano in pratica e poi tutta la tabella con il nome. E, il nome è fondamentalmente una triade, no? Di lettere e qui è spiegato in maniera sintetica, devo dire, come si formano e che significato hanno, che chiave hanno. E, anche questo in inglese. Ovviamente c'è anche il manuale e alcune altre, ad esempio gli animali alchemici che ho aggiunto e il loro significato anche in inglese. E giusto un excursus che faccio sui rimedi, ce ne saranno altri e tendo ad aggiungerli quelli che trovo che sono disponibili negli alchemici. Insomma, questi ci sono molti simboli disponibili, liberamente scaricabili, simboli vari, ho appunto aggiunto questi astronomici di cui parlavo prima, e, e lo zodiaco c'era già, e c'è l'audio ovviamente dove potete generare delle frequenze. E poi questa è soltanto la parte della vera macchina cabalistica radionica, a cui poi ho aggiunto tutta la parte astrologica con la carta dei pianeti, perché per me si integra molto bene. Bene, grazie a tutti per l'interessamento, ciao a tutti.